È vero, sono mesi che lavoro solamente con dispositivi Android, o meglio, con un dispositivo Android da cui sto registrando, il Samsung Galaxy S24 Ultra, che ha rimpiazzato in toto tutti quanti i miei dispositivi. Computer Windows con Windows 11, il MacBook con macOS, l'iPhone, l'iPad e chi più ne ha più ne metta, computer fissi, computer portatili e quant'altro. Adesso andremo a capire bene cosa ho fatto. Vi lascio tanto in descrizione, nei commenti, il link a tutto, diciamo, il mio nuovo ecosistema e tool e accessori che adesso vi andrò a spiegare, che mi hanno permesso di diventare molto più operativo, molto più veloce nel fare le cose, e veramente una gestione ottimale sia del lavoro che del mio intrattenimento e divertimento, oltre che ovviamente poter lavorare in maniera ottimale. Sto registrando il video adesso in Full HD tramite la fotocamera del mio S24 Ultra, che mi riprende collegato in modalità DeX qua sul mio monitor da 27 pollici, ok? E andremo a vedere vari accessori che ho comprato, che veramente mi permettono di avere di poter lavorare completamente, sì, ma proprio a livello business, ok? Quindi adesso con calma andremo a vedere tutto, ma prima mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per notifiche, mettete un bel like al video e commentate, così mi aiutate a salire con l'algoritmo YouTube. Non vi costa niente, ma mi date davvero una grossa mano. Allora, Samsung Galaxy S24 Ultra, attualmente considerato comunque il top di gamma di casa Samsung, anche se nel frattempo è uscito anche il Samsung Galaxy Z Fold 6 e lo Z Flip, che sono usciti successivamente, ma non parliamo di dispositivi pieghevoli, parliamo quindi del top di gamma di casa Samsung, che tra l'altro ha sostituito il Samsung Galaxy S23 Ultra, andando a ottimizzare secondo me il display, che è completamente perfettamente piatto rispetto a quello dell'S23 Ultra. Comparto fotocamera ovviamente rinnovato, uno zoom spettacolare. Abbiamo fatto di recente all'aperto in spiaggia con un mio carissimo amico dei test, lui con l'iPhone 15 Pro, io con l'S24 Ultra. Non c'è verso, la qualità, si riesce a fare dei video migliori in 8K con l'S24 Ultra, si riescono a fare degli zoom incredibili e dei post produzione incredibili. Ovviamente se parliamo di camera phone è un ottimo telefono, poi esistono altri dispositivi se interessano i camera phone, tipo il nuovo Xiaomi 14 Pro Ultra, ma ora concentriamoci sull'uso in toto. Cioè io ho venduto tutti i miei dispositivi Apple, tutti, e li ho tutto, ma anche il computer, che sia il notebook che avevo, il MacBook con macOS, che sia il mio vecchio notebook, il mio laptop con Windows 11, il Core i7 che avevo dell'Aldo Cube, che ho recensito su questo canale. E con questo telefono ho fatto tutto. Ma voi mi direte, ma come fai a fare tutto? Com'è possibile? Beh, è possibile perché grazie alla modalità desktop che si chiama Samsung DeX, io riesco a, collegandolo con un hub USB Type-C, a cui collego in HDMI il monitor, e volendo ci potete collegare anche stampanti, volendo via cavo, comunque collegare anche tastiera e mouse via cavo oppure via Bluetooth, e usarlo esattamente come un computer fisso con un'interfaccia desktop, che diciamo è un po' una via di mezzo tra l'interfaccia che può essere presente in Windows 11 e quella di un Chrome OS, ok? Quindi il sistema operativo che si trova sui Chromebook. Ovviamente mi direte, ok, però lo utilizzi in postazione fissa. Come fai a rimpiazzare il tuo MacBook e te lo porti in vacanza? Mica ti puoi portare monitor, tastiera e mouse. È vero, avete ragione, io ho risolto con questo dispositivo. Che cos'è questo dispositivo? Ve lo mostro bene qui. Allora, questo qui è della Mirabook, della Miraxes, scusate, si chiama Mirabook, ed è una docking station per appunto tutti i dispositivi che ci vuoi collegare tramite porta USB Type-C, ok? Poi ha degli ingressi USB qui. Qua c'è la porta di alimentazione USB Type-C, c'è il jack per le cuffie da 3.5, che per me è apprezzatissimo, uno slot per leggere le micro SD
e dall'altra parte abbiamo una porta HDMI in uscita, una presa, una porta di input USB, sempre ovviamente 3.0, ok? E cosa succede? Che questo sembra un computer portatile a tutti gli effetti, assomiglia anche un po' a un MacBook, ma in realtà se noi lo apriamo, come vedete, aspettate che sposto un po' il microfono, eccolo qui. Vedete? Sembra un portatile a tutti gli effetti, in realtà non è così. Perché non è così? Perché questo dispositivo, come vedete, qui c'è l'alloggiamento. Adesso c'ho il cavo più lungo, ma viene fornito con due tipologie di cavo, uno più lungo e uno più corto, che si può andare a chiudere qui quando se lo chiudi. In realtà questo dispositivo ha non è altro che una docking, perché è solamente uno schermo con una tastiera e un trackpad, quindi non ha un hardware suo, non ha una CPU, non ha una RAM, non c'è una scheda madre. Sono queste componenti collegate assieme che escono, poi hanno l'input tramite questo cavo. Io ci collego direttamente il dispositivo e riesco a trasmettere qua sopra la Samsung DeX, la modalità desktop del dispositivo, e quindi utilizzarlo esattamente come se fosse un notebook. In più questo dispositivo ti dà anche la possibilità, ha una sua batteria, di ricaricare o meno anche il tuo smartphone, dipende, puoi scegliere, c'è il pulsante per attivare o meno la ricarica, che è molto comodo. L'ho testato, sì, in viaggio, sì, mi sono trovato bene, sì. Ho sentito la mancanza di un notebook con un sistema operativo desktop tipo Windows 11, Windows 10 o macOS? Assolutamente no, perché l'attuale Samsung DeX, quindi la modalità desktop di Android di casa Samsung, funziona davvero bene. Non è l'unica, ho testato anche su altri dispositivi non miei, quella di Motorola e quella dei Huawei. Ho visto quella della Motorola, è veramente anche quella tanta roba, però diciamo che se vuoi un top di gamma con un comparto fotocamere decente, con un ottimo hardware, devo dirvi che il Samsung Galaxy S24 Ultra funziona davvero bene e mi permette di fare tutto, perché sto registrando il mio video, c'ho il WhatsApp, perché poi le app che usi in modalità smartphone sul tuo smartphone, appunto sull'S24 Ultra, le usi in modalità desktop, puoi aggrandirle, rimpicciolirle, e posso collegarmi tranquillamente alle VPN delle varie aziende con cui collaboro, collegarmi in desktop remoto ai server, posso fare video editing, fare le video call con Zoom piuttosto che con Microsoft Teams o altre comunque tipologie di software per videochiamate, c'è anche Skype e quant'altro. Riesco tranquillamente ad aprire anche il browser in modalità desktop, mi trovo molto bene anche con il browser di casa Samsung. Tra l'altro sto testando la versione beta, mi trovo molto bene, mi permette di lavorare senza problemi, perché il Google Chrome in modalità desktop, per esempio, quando io carico un video su YouTube, lui poi mi apre YouTube Studio per il caricamento. Comunque mi apre l'app. Usando il browser di casa Samsung, questa cosa la evito e uso completamente un browser come se fosse su PC. Comunque Google Chrome, che è il browser che uso principalmente anche in modalità desktop, funziona benissimo. Uso anche Canva sia su browser sia come applicazione in modalità desktop per fare le mie copertine dei video, per fare le mie realizzazioni, le mie presentazioni, le storie per i social, per i miei clienti e quant'altro. Riesco a fare veramente ogni cosa. Mi posso anche collegare ai software gestionali dei miei clienti sui vari server, fare le manutenzioni ai server, faccio tutto, ma proprio tutto. C'ho Outlook di Microsoft con Microsoft Office 365, c'ho tutta la suite Office, quindi lavoro come un PC in modalità desktop. Posso utilizzare le applicazioni di Google, quindi Google Fogli, Google Presentazioni, Google Documenti, ma mi trovo meglio a utilizzarle su browser sempre tramite il browser di casa Samsung, mi trovo molto meglio. La gestione file con il programma di Samsung va benissimo, mi permette di collegarmi anche a unità di rete su server remoti anche in VPN, lavorare anche in scrittura, mi trovo davvero bene, gestisce poi i vari utenti, quindi che dire, ho rimpiazzato completamente e comunque mi porto questo dispositivo dietro. Poi quando vado in mobilità io mi porto dietro tranquillamente il mio Mirabook, che vi lascio il link in descrizione nei commenti per acquistarlo. C'ho la mia borsina semplice
da 14 pollici, il Mirabook è un 13 mi sembra, 3 o 14, sapete che non mi ricordo adesso, non me lo ricordo, ma mi sembra che sia forse un 14, vediamo un po', sì, è un 14 pollici. E vi dico, io ho sempre utilizzato anche portatili quali ThinkPad e ho rimpiazzato veramente ogni cosa. Posso lavorare ovviamente per i software Windows che non girano lì sopra, io mi collego ai server che ho in giro sparsi, sui quali ho le varie applicazioni installate, ma l'uso che ne faccio io, a me non serve altro, e ho rimpiazzato tutto risparmiando un sacco di soldi, avendo un dispositivo unico che mi permette di lavorare in qualunque condizione con un'ottima connettività 5G. o poi una linea flat, quindi non devo controllare quanti giga consumo. Lo uso anche per intrattenimento, lo uso anche per i videogame, nel senso che per avere un po' di relax ogni tanto quando gioco posso, collegando joystick o controller, comunque Bluetooth, posso giocare tranquillamente ai videogiochi come se fosse un PC. Ovviamente videogiochi che girano su Android, ma hanno una qualità pazzesca e ovviamente lag zero, funziona benissimo, si gioca veramente bene a risoluzioni anche alte. Tra l'altro adesso il mio monitor è un 1080p, ma c'è la possibilità tramite un tool di Samsung di portare alla risoluzione fino a 4K se hai un monitor che supporta il 4K, ed è veramente, lavori, cioè, con una risoluzione 4K. Già io col 1080p mi trovo bene, ma con 4K ancora di più. Quindi poi non hai, cosa succede? Il problema di trasferire i media dallo smartphone o dalla telecamera al PC per poi fare il montaggio video, un casino, tempi di attesa lunghissimi. No, registro anche in 8K direttamente sul dispositivo, poi lo collego in modalità desktop e voilà, lavoro direttamente sul dispositivo. Risparmio un sacco di tempo. Posso anche fare le telefonate, fare le video call WhatsApp direttamente dalla modalità desktop, è comodissimo. Collegarci poi gli auricolari, come c'ho anche adesso, che li uso in Bluetooth. Poi nella presa, diciamo nella mia piccola docking station a cui ci ho collegato monitor, tastiera, mouse, c'è anche collegato il mio microfono lavalier esterno, che è questo da cui sto registrando. Quindi rendiamoci conto del funzionamento ottimale. Io in questo momento ho solamente il mio telefono montato sopra un piedistallo da tipo un GorillaPod, ok, a un trepiede, e mi sta facendo veramente, e posso usarlo anche come server volendo, per determinate cose, tramite poi un DNS, per utilizzarlo anche come server FTP se volessimo proprio andarla a vedere, oppure per altre tipologie di servizi. Veramente mi è cambiata la vita dal punto di vista lavorativo, sì, perché riesco a fare di più in meno tempo, con meno dispositivi, e lavoro meglio. Quindi io vi lascio il link in descrizione a tutti i prodotti di cui vi ho parlato qua. Ovviamente ho anche un hard disk USB 3.0 che attacco all'occorrenza per fare dei backup, quindi mi permette comunque di avere un backup anche locale dei miei documenti. Poi lavoro su tutte le piattaforme cloud, quindi io ho, che ne so, Mega, Google Drive e quant'altro, e credetemi, vi permette di fare veramente di tutto. Vi consiglio di passare ad Android, sì, è molto più scalabile e gestibile rispetto a una piattaforma iOS o iPadOS, perché se c'è l'iPhone poi ti serve l'iPad. Comunque con l'iPad non rimpiazzi in toto il MacBook. Io così, con un dispositivo piccolino, così ho rimpiazzato tutto. Poi, che lo uso fisso, che lo uso col mio Mirabook come computer portatile, ragazzi, è tantissima roba. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, e un bel like, mi raccomando, e noi ci vediamo presto alla prossima puntata. Ciao!